Salute a tutti! Riprendiamo a esaminare la figura di Giancarlo Lotti. Lo avevamo lasciato al 15 luglio 1996 in un interrogatorio nel quale aveva dato elementi per coinvolgere la figura di Francesco Vinci nel passaggio della pistola. Poi venne lasciato in pace per parecchio tempo. Il successivo interrogatorio fu dopo ben 4 mesi, il 16 novembre, in occasione della consegna della nota lettera spontanea. Perché tutto questo ritardo? È vero, in mezzo c'erano state le ferie, insomma l'estate, però il vero motivo di questo ritardo era un altro, che il PM aveva atteso il parere di 2 esperti ai quali era stato dato l'incarico di esaminare Giancarlo Lotti, 2 esperti dell'animo umano, diciamo così, nell'ambito forense, Ugo Fornari e Marco Lagazzi. Il PM aveva chiesto un parere attraverso una consulenza tecnica di parte, mi sembra che così si chiama, consulenza tecnica di parte. Normalmente questo documento, che poi andremo a esaminare, viene detto perizia, la perizia Fornari-Lagazzi, ma non è una vera e propria perizia. Perché? La differenza tra consulenza tecnica di parte e perizia è nel chi la dispone. La consulenza tecnica viene disposta o dalla difesa o dall'accusa, in questo caso dall'accusa, dal PM, e serve a chiarire, a fornire dei dati in più in sede processuale, comunque sempre nell'ambito di quelle che sono le tesi o dell'accusa o della difesa. Invece la perizia è ordinata o dal GIP in sede di incidente probatorio o dal giudice in sede dibattimentale, per cui è un parere chiesto a degli esperti super partes, mentre la consulenza tecnica viene non a caso detta di parte. Questa va chiamata consulenza tecnica, anche se normalmente, come ho detto, si dice perizia. Ma vediamo un po' che cosa voleva il PM. Il PM chiese a questi 2 esperti, che poi vedremo chi sono, accertamenti clinici, criminologici e psichiatrico-forensi su Lotti Giancarlo. L'incarico fu dato il 16 settembre del 96 e la relazione fu consegnata il 20 novembre. Lo vedremo anche in seguito, però vediamo le date, cioè la data ufficiale di consegna è il 20 novembre, Lotti venne interrogato il 16 e la lettera spontanea era di un paio di giorni prima. Teniamo conto di un fatto che la data di consegna ufficiale non è certamente quella nella quale il PM era venuto a conoscenza del parere degli esperti, insomma in via ufficiosa era sicuramente stata consegnata molto prima questa relazione. Comunque vediamo chi erano questi 2 esperti, come si definiscono essi stessi nel documento, nella perizia. Io la chiamerò perizia, però teniamo conto che è una consulenza di parte. Professor Ugo Fornari, medico specialista in psichiatria e professore ordinario di psicopatologia forense presso l'Università di Torino. Cos'è la psicopatologia forense? È il settore disciplinare, questo lo troviamo in Wikipedia, che studia i risvolti medico-legali della psichiatria e le problematiche forensi che spesso si affrontano in campo penale e civile con soggetti affetti da patologia psichica. In dibattimento il dibattimento è del 30 settembre 97, si sarebbe così definito Fornari: sono medico psichiatra, professore ordinario di psichiatria forense all'Università di Torino, ho la cattedra di psichiatria. Qui parla di psichiatria forense, mentre nella perizia si legge psicopatologia forense. Allora Fornari scrisse un libro su queste 2, diciamo così, branche, discipline, eccolo qua, trattato di psicopatologia e di psichiatria forensi. Allora, quello che ho capito io, siamo più o meno nello stesso ambito, soltanto che la psichiatria si occupa di soggetti anche, diciamo così, normali, che non hanno patologie, mentre la psicopatologia si occupa delle malattie, cioè di soggetti che hanno qualche malattia, no? Ma i confini sono molto labili.
Vediamo invece l'altro perito, l'altro consulente, così come viene definito in perizia, professor Marco Lagazzi, medico specialista in psicologia e professore a contratto di psicologia giudiziaria presso l'Università di Genova. Ecco, la psicologia giudiziaria o giuridica studia principalmente il vissuto personale, profilo psicologico delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari, al fine di raccogliere dati comportamentali e sottoporli al vaglio dell'autorità giudiziaria incaricata del processo civile o penale. In dibattimento, così si definisce Lagazzi, sono medico specialista in psicologia, dottore di ricerca in psichiatria forense e insegno psicologia giudiziaria alla scuola di specializzazione di criminologia dell'Università di Genova. Ma insomma sembra di capire che queste due figure, che naturalmente si sovrappongono in molte delle loro parti, rappresentarono un po' la parte che si occupava delle malattie mentali e la parte invece che si occupava dell'esame della psicologia della persona, che non necessariamente aveva delle malattie, insomma aveva dei problemi mentali. In ogni caso, due personaggi di spicco. Allora, vediamo quale fu l'incarico che risulta dalla perizia. Rilevato che, anche in base a informazioni di persone informate sui fatti e per una più completa ricostruzione della vicenda, appare opportuno disporre consulenza tecnica nei confronti del predetto Lotti al fine di accertare se il medesimo sia affetto da patologie con specificazione, ove possibile, delle cause, dicano i consulenti. 1. Se il Lotti Giancarlo sia affetto da impotenza sessuale organica o psicogena e in caso positivo in quale forma. È organica di natura fisica, insomma, o psicogena, cioè dovuta a cause psicologiche. Quale ne sia la causa? 3. Quale ruolo la stessa abbia esercitato nella dinamica dei reati per cui il medesimo è indagato, quali ricostruiti dalle indagini e dalle dichiarazioni dello stesso Lotti. Punto 4. Riferiscano quant'altro utile all'accertamento della verità clinica del soggetto. Allora io credo di capire questo da queste motivazioni. Il PM cosa cercava con questo esame chiesto ai periti? Cercava una motivazione al fatto che Lotti avesse partecipato in qualità, come diceva lui, di complice secondario a questi delitti. Cioè Lotti aveva anche fatto il palo, eccetera, eccetera, no? Diciamo, si era ritagliato un ruolo minimale, però comunque aveva partecipato. Perché? Lui aveva dato delle spiegazioni. Vediamo le spiegazioni che aveva dato. Il problema naturalmente nacque quando Lotti ammise che non aveva soltanto visto, ma sapeva e aveva partecipato, che avvenne l'11 marzo del 96. Già alla volta dopo, il 23, così raccontò Lotti, cioè cercò di spiegare perché aveva partecipato. Quella notte, qui si riferisce a Vicchio, che in quel momento era il primo dei due delitti ai quali lui aveva ammesso di aver partecipato, Vicchio e Scopeti, perché era andato con loro a Vicchio? Quella notte mi hanno costretto ad andarci per forza. Non potevo dire di no. Mi minacciavano che altrimenti mi facevano fuori. Era Pacciani a minacciarmi, ma solo a parole e non con armi. Mi trovai in una situazione a quel punto lì che dovevo andarci per forza e non dire niente. Lei mi chiede il perché di queste minacce e perché mi sentissi costretto ad andarci. Qui è chiaro che gli inquirenti si trovavano a dover fronteggiare due problemi. Primo, perché Lotti era andato con Vanni e Pacciani, ma anche perché Vanni e Pacciani avevano avuto bisogno di lui. Qui diciamo che esaminiamo soltanto la parte che riguarda il perché Lotti era andato.
A questo punto si dà atto che Lotti pensa a lungo prima di rispondere, abbassando la testa. Dopo di ciò dice: è così e basta. Cioè, mi hanno minacciato. Viene invitato a spiegare meglio, ma non risponde e dopo dice: sarà stato forse perché Pacciani una sera si prese alla cantinetta con uno per motivi di gioco, e poi aggiunge: ma no, non è per questo. Questo qua l'abbiamo già commentato, no? È chiaro che Lotti sta cercando nella sua mente di trovare qualcosa che possa soddisfare la domanda che gli è stata posta, e cerca qualsiasi cosa, tra cui questa qua che non c'entrava assolutamente niente, e pensa un po' a voce alta. Comunque poi dice: mi viene nuovamente chiesto di spiegare il perché il Pacciani mi minacciò di morte se non fosse andato con lui e il Vanni a fare da Paolo a Vicchio. Rispondo che l'ho già detto. E questa è la parte, diciamo, del perché Vanni e Pacciani vollero che lui andasse. Il problema venne fuori anche il 26 aprile, altro interrogatorio. Loro mi chiedono perché andai da solo a Vicchio, dato che, come ho detto, ci sono tanti chilometri da fare. Io ci andai per fare una girata e basta. Perché qui Lotti aveva ammesso di essere andato a Vicchio a fare un giro lui da solo. E gli chiedono: ma perché sei andato lì? Per fare una girata. Qui attenzione, questo è un interrogatorio cruciale, quello del 26 aprile, se vi ricordate, perché in questo interrogatorio, dopo che Pucci aveva raccontato di confidenze ricevute da Lotti anche su Baccaiano e Giogoli, in questo interrogatorio del 26 aprile, in un primo momento Lotti negò di essere coinvolto anche in quei due delitti, rimanendo solo su Vicchio e Scopeti, e qui siamo ancora in quel momento. Poi lo ammetterà. Vengo a questo punto invitato a chiarire quanto dichiarato nel precedente interrogatorio reso al PM, nel corso del quale ho riferito che fui costretto ad andare con Pacciani e Vanni la sera dell'omicidio del 1984. E io rispondo che dovevo andare per forza, perché mi minacciavano anche per strada, mi dicevano che dovevo andare con loro e che altrimenti mi sarebbe capitato peggio. Comunque, Lotti insiste su queste minacce. L'interrogatorio va avanti, finalmente Lotti, dopo che uscì Vigna, ammise di aver partecipato anche a delitti di Giogoli e Baccaiano. A questo punto, il primo omicidio al quale ho assistito è quello di Baccaiano. Mi costrinsero Vanni e Pacciani ad andare con loro. Ancora questa costrizione. Chiestogli come lo costrinsero, risponde: lo sanno loro. Chiestogli cosa gli dissero, risponde: mi dissero di andare anch'io, mi minacciarono, mi dissero che mi facevano fuori, mi dissero che se non andavo mi venivano a prendere a casa. Fu Pietro che mi costrinse, era nel piazzone di San Casciano, e mi disse: tu devi venire con noi. Io non sapevo niente di più, finché non si arrivò sul posto. Il 12 giugno ancora questa storia. Furono Vanni e Pacciani che mi convinsero ad andare con loro, a Baccaiano si intende. In pratica fui costretto, mi dissero: devi venire per forza. Io non volevo andare, ma Pacciani era incazzato con me e mi costrinse ad andare. Io mi impaurii perché non li conoscevo abbastanza. Pacciani mi disse che se non andavo mi metteva le mani addosso. Anche dopo l'omicidio ero impaurito e non chiesi perché mi avessero portato. Dopo tanto tempo, vinta un po' la paura per quel che avevo visto, chiesi a Vanni perché mi avevano portato, e Vanni mi disse che era stato il Pacciani. Vanni poi mi ha detto in seguito che Pacciani mi aveva voluto portare per coinvolgermi nella faccenda, in modo che così non avrei più parlato perché ero coinvolto come loro. Ma insomma, facciamo un po' il punto, no? Qui entrambe le domande che gli inquirenti si ponevano non ricevettero adeguata risposta. Da una parte non si sapeva bene perché Vanni e Pacciani avevano voluto che Lotti andasse con loro, e lì ricordo che poi si trovò quella motivazione, quel ruolo di Palo, che naturalmente non è assolutamente convincente, ma è questo, ripeto, è un argomento che non è inerente a questo video. L'altra domanda: perché Lotti era andato? Questa storia delle minacce, Pacciani mi metteva le mani addosso e compagnia bella, penso che
gli inquirenti non la bevessero, cioè non fossero molto convinti che il motivo fosse questo, no? Ci fu un elemento che dette loro una speranza di trovare la motivazione, e fu l'interrogatorio di Alessandra Bartalesi del 26 giugno. Ricordo chi era Alessandra Bartalesi, la nipote di Mario Vanni, che nel mese di agosto del 95 frequentò Lotti e ebbe con lui anche una piccola, così, un inizio di storia, e ci fu un tentativo di Lotti e così via. Comunque leggiamo quello che lei dichiarò quel 26 giugno del 96 di fronte a Giuttari. A proposito di Giancarlo, voglio riferire un episodio verificatosi nell'agosto 95. Si andò a mangiare alla capannina agli Scopeti. Dopo pranzo ci siamo appartati in macchina agli Scopeti, nei pressi del luogo del duplice omicidio. Giancarlo provò a fare l'amore con me, ma non riuscì ad avere una normale erezione, attribuendo la causa al fatto che aveva bevuto del vino e voleva ugualmente congiungersi con me. Non riuscì e, uscito dall'auto, si appoggiò a essa masturbandosi. E in questo episodio evidentemente si vide da parte degli inquirenti un qualcosa che non andava in Lotti da un punto di vista sessuale, e forse poteva dare delle motivazioni sul perché lui fosse andato con Vanni e Pacciani. Il 24 luglio la ragazza fu interrogata di nuovo, stavolta da Canessa, e così dice: mi sono accorta che il Lotti ha problemi sessuali. Una volta tentò di fare l'amore con me, ma non ci riuscì. Devo dire che ci ha provato in realtà una sola volta, non riuscendoci, mentre altre volte, anche se ha provato, io non lo facevo andare avanti e quindi non mi ero accorta che non ci riusciva. L'unica volta che mi sono lasciata andare ha avuto problemi di erezione. Io non credetti, come lui diceva, che era perché aveva bevuto. Quella volta era proprio un ciuco, altro che un cavallo buono, come lui diceva di essere, o come più che altro dicevano i suoi amici del bar. Ecco perché il PM chiede a questi due periti di verificare se questa impotenza presunta di Lotti potesse aver avuto una parte nella sua partecipazione a questi delitti. Ma veniamo meglio queste due persone che il PM scelse, perché cioè, la consulenza tecnica di parte è un meccanismo con il quale chi la chiede, il PM o la difesa, cerca di portare acqua al suo mulino, no? Perché cerca evidentemente di dare degli elementi in più a chi poi dovrà giudicare in tribunale della loro tesi, nel caso dell'accusa di colpevolezza, nel caso della difesa di innocenza. Ma chi erano questi due personaggi? Vediamo un po' se potevano essere personaggi che potevano rivestire quel ruolo, diciamo così, di appoggio alle tesi del PM. Allora, di Ugo Fornari leggiamo in Wikipedia. Ugo Fornari, nato a Torino nel 1939, è uno psichiatra e scrittore italiano. Psichiatra e medico legale, è stato professore ordinario di psicopatologia forense presso l'Università degli Studi di Torino. Ha svolto attività di formazione per operatori della psicologia, della psichiatria e della criminologia. Negli anni ha tenuto corsi di aggiornamento per magistrati e uditori giudiziari, organizzati dal CSM, Consiglio Superiore della Magistratura. Ha svolto un'intensa attività come perito dei tribunali italiani, tra cui le perizie psichiatriche su Giancarlo Lotti, Anna Maria Franzoni, Pietro Pacciani, Gianfranco Stevanin e Donato Bilancia. È autore di oltre 180 pubblicazioni scientifiche e di testi inerenti a argomenti di psichiatria medico-legale, psichiatria forense, psicologia forense e criminologia. E insomma, questo qua era proprio un luminare, un professorone, insomma, un professorone con i controfiocchi. Vediamo Marco Lagazzi, che era un pochino più giovane, un pochino meno, diciamo, titolato, ma anche lui se la cavava. Ecco, non ha una pagina di Wikipedia, ma ha un suo sito, leggiamo dalla sua pagina. Nato a Genova nel 1957, 1984, laurea in medicina e chirurgia, pieni voti legali, Università degli Studi di Genova.
Nell'88 specializzazione in psicologia con indirizzo medico con lode, Università degli Studi di Genova. Nel 92 dottorato di ricerca in criminologia e psichiatria forense, Università degli Studi di Modena, ricordo che a Modena c'era De Fazio. Medico specialista, svolge dall'85 a tutt'oggi attività libero professionale in ambito psichiatrico forense, con incarichi peritali in ambito nazionale, esperiti sia su disposizione delle sedi giudiziarie sia quale consulente fiduciario di studi legali, operanti in diverse città del nord Italia. Insomma, ha operato sia per i PM sia per gli avvocati. È autore di 86 pubblicazioni scientifiche d'argomento criminologico, medico-legale, medico-sociale e psichiatrico forense. Insomma, anche lui se la cava piuttosto bene come titoli, no? Questi due esperti, ripeto, svolsero un ruolo di consulenti di parte. Ma nel giudicare il loro lavoro, possiamo pensare che presero con Giancarlo Lotti una cantonata così grande da giudicarlo qualcosa di diverso dallo scemo del villaggio che è così correntemente giudicato? Cioè, per quanto loro potessero essere accondiscendenti con le esigenze dell'accusa, ma poi vedremo quali sono le esigenze dell'accusa, è possibile che scambiarono uno scemo, come viene ritenuto Giancarlo Lotti correntemente, per un personaggio che era invece un personaggio molto molto astuto, come vedremo? Ecco, questa domanda è bene che rimanga sempre presente in chi mi ascolta. Vediamo, tanto per ricordare qual è il pensiero corrente di molti appassionati, è un intervento recente di qualcuno sotto un mio video. Per me Lotti, mostro di Firenze, ha una credibilità inferiore a Dumbo, l'elefantino volante. Un personaggio del genere che compie duplici delitti senza mai lasciare mezza traccia? Punto interrogativo. È un personaggio che se avesse compiuto cose del genere si sarebbe perso pure il portafogli sulle scene dei crimini. Ma allora, ripeto, chi ha a cuore la verità non si fermi a giudizi di questo genere, ma provi a valutare quelle che furono le conclusioni di Fornari e Lagazzi. Facciamo ancora una premessa. Qual è il presupposto dei due consulenti in questa perizia, in questa consulenza di parte? Un presupposto che costituisce un po' anche il limite di questa perizia, non un limite del quale bisogna tener conto, ma che, vedremo, non inficia il giudizio finale sul personaggio. Il limite è che Giancarlo Lotti era coinvolto in questi delitti, cioè lo aveva dichiarato lui stesso, lo aveva ammesso lui stesso, ma c'è anche tutta una serie di testimonianze che lo attestano e Fornari e Lagazzi all'inizio del loro documento riportano queste testimonianze, diciamo un sunto di queste testimonianze, in particolare Pucci, Ghiribelli, Nicoletti e Bartalesi. Per cui quello che loro ritengono che debba essere tenuto in considerazione è che comunque Lotti in questi delitti era coinvolto, però vedremo che non si adagiano sul ruolo da lui confessato. Allora noi esamineremo questa perizia Fornari-Lagazzi, sarà un po' una traccia attorno alla quale cercheremo di esaminare la figura di Giancarlo Lotti in generale, avvalendoci anche del dibattimento, di quelle che furono le dichiarazioni di Fornari e Lagazzi in dibattimento, ma anche di altri elementi sparsi qua e là per capire un po' meglio il personaggio. Comunque cominciamo a guardare questa perizia dove i consulenti all'inizio fanno un esame delle condizioni di salute di Lotti con la presentazione di una documentazione clinica antecedente a quella che loro stessi poi si procurarono. Il 3/9/93, questo è importante, è il 93, teniamo un conto dell'anno, per cui si tratta di 3 anni prima, perché qui siamo nel 96. Esame ematologico completo, situazione di ipertrigliceridemia, cioè i trigliceridi alti,
con incremento di un enzima epatico gamma GT. L'emocromo non mette in luce alterazioni di particolare rilievo. L'emocromo, ricordo che è il controllo dei globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Invece quello che risulta alterato è l'enzima gamma GT, enzima epatico, vuol dire che c'era un fegato sofferente. Sappiamo perché, sappiamo che Lotti beveva del vino, ma poi vedremo come. Altro argomento, la colonna vertebrale. Qui sono esami del 31/5/96, quando Lotti sono recenti rispetto alla perizia, quando Lotti era già al sistema di protezione. Radiografia della colonna lombare, passaggio lombosacrale, presenza di spondilosi di grado accentuato. E spondilosi sono delle deformazioni dei dischi vertebrali, insomma, no? Ancora, esame elettromiografico, segni di sofferenza neurogena della miocellula di verosimile origine radicolare, prevalenti a livello L5 destra. Sono sempre questi problemi tra le vertebre, insomma. Mentre il mese dopo, il 6/6/96, tomografia computerizzata del rachide lombosacrale, alterazioni artrosico-degenerative con produzioni osteofitosiche associate che deformano marginalmente le limitanti somatiche affrontate dei metameri esaminati, modesta stenosi combinata del canale rachideo. I metameri credo che siano i segmenti del midollo spinale, ma in sostanza cosa aveva Lotti? Aveva dei problemi alla spina dorsale e Lotti effettivamente si lamentava di questi suoi dolori alla spina dorsale. Lui attribuì questi problemi a un incidente che aveva avuto sul lavoro. Comunque, sostanzialmente i due consulenti trovarono Lotti in uno stato di buona salute. Infatti, in dibattimento dice Lagazzi: al di là di aspetti di tipo ipertensivo, per i quali è in trattamento, cioè aveva la pressione alta, come tante persone, non abbiamo evidenziato patologie somatiche di particolare rilievo. Si tratta di un signore che ha dei problemi di, se ben ricordo, ipercolesterolemia e ha alcuni esami ematologici alterati, però non in maniera tale da indicare patologie di rilievo, direi in maniera coerente con gran parte della popolazione della stessa età. Quindi gli esami che abbiamo praticato non hanno evidenziato nessuna patologia di carattere somatico o neurologico specifico. Ma insomma, si dice no, che Lotti era un ubriacone. Oltre a considerarlo di intelligenza modesta, addirittura oligofrenico, la gente dice anche che era un ubriacone. Ma è vero che era un ubriacone? Era un ubriacone, bisogna vedere innanzitutto quando, perché se si va a vedere l'epoca dei delitti è una cosa, se si va a vedere dopo potrebbe essere un'altra. Ma allora vediamo in dibattimento il confronto tra Filastò e i consulenti. Filastò, a un certo punto fate riferimento a un incremento di enzima epatico e dite che è di una certa entità, ma senza quantificarlo. Non è che per caso nei vostri appunti voi avete un dato numerico al quale fare affidamento? Lagazzi, sì, avevamo fatto effettuare le indagini presso un laboratorio di analisi, quindi c'è un risultato preciso. Attenzione, abbiamo visto un risultato del 93, poi nel 96, 3 anni dopo, i due consulenti fecero fare ancora gli esami del sangue a Lotti e pare che riscontrarono un aumento di questo enzima epatico che già era fuori norma, ma non eccessivamente, sembra nel 93, ma era ulteriormente aumentato. Abbiamo fatto effettuare le indagini, Fornari dice, e alcuni sono di Lotti stesso, cioè Lotti ci ha portato degli esami e noi li abbiamo tutti quanti allegati alla nostra relazione. Poi abbiamo fatto noi degli esami autonomi. Filastò, uno dei quali sembrerebbe proprio questo delle gamma GT. Lagazzi, sì, sarà allegato alla relazione, ce l'ha il presidente, lo guardano, eccetera. E poi dice Fornari, ha ragione avvocato, certo, sono i nostri esami questi,
valore aumentato delle gamma GT dopo 3 anni. Sì, sono quelli che abbiamo fatto fare a Genova. Sì, è un bevitore Lotti, è un bevitore. Filastò, ecco, che rasenta all'alcolismo. Fornari non ha disturbi neurologici e psichici da cronico intossicazione. Potrebbe, sì, potrebbe essere così, un fegato un po' sofferente. Sì, che può essere dell'abituale, di quello che beve da molto tempo, di quello che sta andando verso la cronico intossicazione. E attenzione, sappiamo che nel 2002 Lotti morì per un tumore al fegato che probabilmente gli era venuto perché aveva un fegato sofferente per anni di alcol. Però siamo nel 2002 e qui siamo nel 96, sono passati altri 6 anni. Abbiamo visto che dal 93 al 96 la situazione del suo fegato era peggiorata. Allora la mia domanda è, non è che magari Lotti potrebbe, nel momento in cui entrò al sistema di protezione e faceva una vita che, vabbè, c'è chi dice che era preferibile a quella che faceva fuori, io non ne sarei tanto convinto, non è che magari in quella situazione si lasciò andare incrementando via via sempre di più il suo stato di etilismo, piano piano, io penso che potrebbe essere anche questa la situazione. Comunque andiamo avanti. Dice Filastò, sulla strada dell'etilismo. Fornari sì, però non ci sono segni chiari. Filastò, sapendo però che beve come minimo 2 litri di vino al giorno, PM, da cosa lo sappiamo, scusi? Da cosa lo sappiamo questo? Filastò, dalla relazione. PM, perché legge 2 dove c'è scritto 1 litro? Cioè il PM contesta che non sono 2 litri al giorno, cioè, è chiaro che il PM ha interesse a non far passare Lotti per un ubriacone, mentre Filastò ha interesse contrario, perché lui preme per arrivare all'inaffidabilità del testimone. Filastò, 1 litro a pasto, pubblico ministero. PM, no, leggiamolo. Filastò, allora io ho letto 1 litro a pasto. Ora i pasti sono 2, dice Filastò. Ma andiamo a leggere questa storia di quanto vino beveva Lotti, no? E lo leggiamo dalla perizia, come erano state le sue dichiarazioni. I consulenti scrivono, come abitudini di vita, ammette di essere sempre stato un forte mangiatore, ha pesato fino a 120 kg e ha sofferto di ipertensione. Beveva circa 1 litro di vino al dì, 1 litro di vino al giorno. Non ha mai consumato superalcolici. E non beveva superalcolici, insomma, questo teniamolo conto. Talvolta col vino andavo troppo in là, queste sono sue dichiarazioni, 2 o 3 volte alla settimana. Sono arrivato anche a bere più di 1 litro per pasto, un po' a cena e un po' dopo cena con gli amici. Non ho mai bevuto a digiuno, anche se bevevo parecchio, mangiavo molto. C'è stato un periodo che bevevo ma mangiavo poco e allora ho dovuto smettere perché poi ci rimettevo di salute. Cioè sembra di capire che Lotti, quando era fuori, beveva sì parecchio a pasto, soltanto nei pasti però, non beveva fuori, ma in qualche modo riusciva anche a controllare questa sua abitudine, quando si accorgeva che lo stava portando verso dei problemi. Questo sembra di capire da quello che lui dice. Per cui nel periodo dei delitti Lotti non poteva definirsi un ubriacone, non era un alcolista, ma non sembra che fosse un alcolista nemmeno durante il processo, durante l'istruttoria e durante il processo. Potrebbe esserlo divenuto dopo, perché morì nel 2002, per cui ci sono ancora degli anni. Ma vediamo quello che dichiarò Lagazzi in dibattimento. Vorrei però precisare che gli stessi esami di laboratorio che abbiamo fatto, con eccezione di questo singolo elemento, cioè le gamma GT, non hanno dato elementi indicativi di una significativa sofferenza epatica. Le transaminasi sono risultate nella norma. Non abbiamo ipoproteinemia, non abbiamo inversione del rapporto proteico. Ai test psicologici non abbiamo elementi indicativi analoghi a quelli propri dei pazienti affetti da alcolismo cronico. Non abbiamo sintomatologia neurologica, insomma non era un alcolista. Quindi clinicamente, sulla base di tutti questi elementi, possiamo dire che al di là di questo singolo elemento oggettivo di incremento di questo enzima,
tutti gli altri elementi clinici indicativi di alcolismo cronico non risultano confermati. Filastò. Però scusi, si può dire che l'incremento di questo enzima è uno dei test più specifici per quanto riguarda la questione di un eventuale alcolismo di un soggetto. Oppure no? È vero, no? Voglio dire, ragazzi, diciamo che nei pazienti con problematiche di etilismo cronico e sofferenza epatica, questo singolo elemento trova riscontro. Però, nell'ambito di una costellazione di altri elementi tutti presenti, mentre in questo caso noi abbiamo unicamente questo singolo elemento, che comunque è indicativo di una sofferenza epatica, ma non di un quadro conclamato. Direi, insomma, Lotti sì, morì probabilmente perché il suo fegato era andato in cirrosi, però passarono degli anni. Allora, come avvenne questo esame dei consulenti di Giancarlo Lotti? Avvenne attraverso 5 colloqui clinici. Uno gli fu fatto lo stesso giorno in cui venne dato loro l'incarico, in procura a Firenze. Cioè loro andarono lì, gli dettero l'incarico e gli fecero conoscere Giancarlo Lotti e loro probabilmente fecero un colloquio esplorativo. Poi lo esaminarono altre 4 volte a Genova. Il signor Lotti Giancarlo ha avuto numerosi incontri con i consulenti del PM, sempre accompagnato presso l'Istituto di Criminologia e di Psichiatria Forense dell'Università di Genova, accompagnato da personale di servizio di protezione. Insomma, lo portavano a Genova per 4 volte. Il 30 settembre, il 15, il 18 e il 29 ottobre. In questo video vedremo più che altro gli elementi di vita di Lotti, cercheremo così di capire quale fu la sua vita, non entreremo nel merito del giudizio di personalità di Giancarlo Lotti, che farà parte del video prossimo. Cominciamo a guardare la famiglia di Lotti. Il padre, Lotti I, è deceduto nel 96, intorno ai 67 anni, per disturbi imprecisati. Forse un'infezione a una gamba, complicatasi in cancrena. Non è stato guardato bene, è tutto quello che Lotti sa dire. Il padre era affetto da ernia inguinale ed era un forte bevitore. Io non lo so, ma magari questa specie di cancrena sarà stato il problema del diabete, no? Perché chi beve molto, chi beve che mangia troppo, rischia di avere il diabete si sa che può comportare la cancrena degli arti, no? Che tagliano le gambe, una roba così, mamma mia. Vediamo la madre. La madre è deceduta nel 75, all'età di 74 anni, per vasculopatia cerebrale, pare di comprendere. Cos'è la vasculopatia? La vasculopatia, io ho guardato, è il restringimento dei vasi sanguigni del cervello, cioè il sangue non circola bene nel cervello e questo può portare, diciamo, in una prima fase a una specie di demenza, no? Il cervello che ragiona male, non ha ossigeno, e poi addirittura a ictus e anche alla morte. Ma andiamo avanti. L'ho portata troppo tardi in ospedale, dice Lotti. Anche lì ho passato momenti non troppo belli. Ricordo che mia madre si fissava sulla luce, prendeva la notte per il giorno. Una sorella di 71 anni, quindi la sorella era del 25. Ma è come neppure ci fosse, lei non mi parla e poi siamo 2 caratteri un po' diversi. Io ne ho sofferto molto perché sono un fratello, mica un barbone di strada. Anche mia nipote non mi guarda. Cosa le ho fatto io? Io non ho mica fatto niente a tutti loro. Anche con il cognato i rapporti sono cattivi. Non è che si andasse troppo d'accordo, dice Lotti. E insomma Lotti aveva una sorella molto più grande di lui, di 15 anni, e che era già sposata quando lui era ancora un ragazzo, e con la quale non andava d'accordo. Però c'erano dei motivi, vediamo, perché in dibattimento Filastò soprattutto indagò su questo aspetto. Filastò, e anche la vasculopatia cerebrale di cui è morta la madre, anche questa è una vostra deduzione? È una domanda ai consulenti. Fornari, esatto, lo abbiamo dedotto dal fatto che lui diceva che prendeva il giorno per la notte, si fissava sulla luce, faceva cose strane, però l'abbiamo anche questo inserito noi, dedotto noi, sì.
Filastò, vi risulta che la madre sia morta in ospedale psichiatrico da qualche cosa? Cioè in manicomio? No, a noi non risulta. Non ricordo assolutamente, dice Lagazzi. Filastò, allora l'ha dichiarato Lotti da qualche parte, questo è sicuro. PM, l'ha dichiarato Vanni, presidente, in questo processo. Fornari, lui disse che la portarono troppo tardi in ospedale. Noi pensiamo ospedale civile. Un pronto soccorso, non so, neurologia probabilmente, tranne che ci sia un equivoco tra la neurologia e la psichiatria. Insomma, qui Filastò sta cercando di, sempre con il suo tentativo di screditare le dichiarazioni di Lotti, sta tentando di dimostrare che Lotti aveva avuto una madre che era stata ricoverata in manicomio, cioè una madre pazza. E appunto, siccome non c'è certezza, lui chiede ai consulenti se loro ne sappiano qualcosa, ma sembra che non ne sappiano molto. Poi Filastò chiese la stessa cosa a Lotti. Vediamo, sempre in dibattimento. Lei ha detto che la sua mamma era ammalata di nervi. Sì, perché una è stata portata via al momento giusto e allora i nervi cominciano a prendere cose sicché se uno non la porta in tempo, una malata di nervi, che specie di malattia di nervi aveva? Ma c'è tanti mali di nervi. Filastò, lei non è un dottore, sono d'accordo, ma insomma, ma cos'è? Si sentiva male, aveva dei dolori? Lotti, poi alla luce lei, dalla notte veniva il giorno, io scambiava la notte col giorno, dice Filastò. Io solo con lei avevo paura, sempre l'arrivasse a litigare con la gente lì vicino. Io bisognava che andasse a lavorare, se no come faceva a campare lei e me? E insomma Lotti era preoccupato perché la madre litigava con le persone. Certo, e lei l'ha fatta ricoverare in ospedale. Io sono stato 15 anni insieme a lei dopo che morì il mio babbo, sicché non è tanto vero perché gli anni sono 9, non 15. E poi l'ha fatta ricoverare in ospedale, dice Filastò. Per forza, come facevo? Andavo via, avevo paura sempre che succedesse qualcosa, perché sa, la gente non si sa mica. Senta, e l'ospedale era un ospedale psichiatrico? Chiede Filastò. Per 3 anni l'ho portata, ora di preciso l'anno non me lo ricordo, 3 anni a Volterra. A Volterra, sappiamo bene che a Volterra c'era uno dei manicomi più famosi d'Italia, forse il più famoso. Io mi ricordo che quando ero piccolo che si diceva l'hanno portata a Volterra, si intendeva in manicomio, cioè essere portato a Volterra voleva dire essere portato in manicomio. Poi negli anni 70 i manicomi li hanno chiusi e così via. Filastò a Volterra, ho capito. Poi l'ultima volta la portai qui a Firenze, non mi ricordo. A San Salvi? No, un'era, però non mi ricordo di preciso dove è. Per cui non morì in manicomio, ma morì in un ospedale normale. E morì lì all'ospedale, dice Lotti. Ma abbiamo una testimonianza ulteriore sul fatto che la madre di Lotti fosse un po' pazza. È una testimonianza che è stata raccolta da Francesco Cappelletti e che lui ha presentato nel suo video. Il video è questo. Giancarlo Lotti, un anomalo collaboratore di giustizia, è il primo di 3 video. E lì c'è una signora che racconta e dice: la sua mamma era malata di nervi, una signora che abitava lì proprio dove abitava Lotti, dove aveva abitato Lotti negli anni 60, al Bargino. Poi lo vedremo quella casa. La sua mamma era malata di nervi, portava un po' di sassi in casa e li tirava a chi passava di sotto. Non faceva altro che vociare dalla mattina alla sera. Se qualcuno le diceva «Sta un po' zitta, perché fa tutta questa confusione?» Ecco, allora sì che si inveleniva. È sempre stata una donna matta. Tirava i sassi in qua e là, botte di qui, botte di là, su tutti i tetti. Chi c'era, che gli dava noia. E va bene, per cui la mamma di Lotti era una signora, diciamo, con dei problemi di testa, no? Questo mi sembra che sia abbastanza chiaro. Magari una malattia degenerativa che poi via via l'ha fatta sempre peggiorare. Ma vediamo della sorella e della nipote. C'è uno scambio tra Curandai e Lotti in dibattimento. Curandai, lei ha una sorella e una nipote, vero? E ha dichiarato al consulente che queste 2 persone si rifiutano di vederla. È vero questo? Lotti, no, rifiutano. Se una persona passa in una via, una sorella, e non mi parla, io che ho fatto?
Io ho avuto il trasporto della mamma che è morta a Firenze. Chi l'ha fatto? Il sottoscritto l'ha fatto. Queste cose non le posso andare avanti perché mi fanno male. Curandai, lei ci può dire se vi sono dei motivi particolari? Lotti, motivi particolari non un cenno, perché lei è una persona, si è sposata, ha avuto una figliola e la figliola ha due figlioli, un maschio e una femmina. Curandai, mi può dire da quanto tempo lei non vede la sorella e la nipote? Per lei è come se fossi morto. Vediamo questo scambio con Filastò. L'altra volta lei ha detto che per sua sorella è come morto. Ora io vorrei chiederle, questo atteggiamento riguarda il dopo che lei è stato implicato in questo caso? Giancarlo Lotti, se devo precisare, preciso le cose come sono. Io ero giovane, avevo sempre il babbo vivo, questo è nel 55-56, e un giorno venne il marito della sorella, la mia sorella. Quando si tornò a casa, dopo, non lo so se fu la sera, insomma, si trovò tutta di lividi addosso. Io rimasi male. Allora ero giovane, mi orizzontavo per bene, il che voleva dire. Io da quel giorno non l'ho più potuto vedere. Ho passato una vita non tanto bella, dice Lotti. Insomma, Lotti sembra che si stia dicendo che quando lui era un ragazzo, 15-16 anni, questa sorella e questo cognato picchiarono sua madre. Non si capisce bene se fu il cognato o fu anche la sorella. E lui ci rimase male e da quella volta non li poté più vedere, così dice lui. Passiamo adesso a un altro argomento, l'argomento dell'istruzione e del lavoro. Scrivono i consulenti. Quarta elementare con numerose ripetenze. Perché studiare non mi interessava e perché non si imparava nulla. A 14 anni ho smesso. Leggere leggo, mi arrangio. Insomma, Lotti aveva ripetuto parecchi anni fino ad arrivare in quarta elementare a 14 anni. Ora in quarta elementare quanti anni si hanno? Credo 9, 10. Si hanno dunque 6 in prima, 7 in seconda, 8 in terza, 9 in quarta, 9 anni, 9-10. Lui ne aveva 14, per cui ne aveva 5 di più o forse 4 di più. Era stato bocciato 4 volte, alle elementari sono tante 4 volte. Però lui dice, leggere leggo, mi arrangio. Ha iniziato a lavorare a 20 anni e ha sempre svolto attività poco remunerative e saltuarie, talché ha chiesto alcune volte dei piccoli prestiti in banca. Prima dei 20 anni aiutavo mio padre in campagna, saltuariamente. Poi mi sono messa a fare quello che trovavo. Al massimo ho preso 1.300.000 lire al mese per il mio lavoro. Pochi per mantenere la macchina, mangiare, bere, dormire e andare a donne una volta alla settimana. Ha lavorato per 16 anni e mezzo sotto l'acqua e all'umido e sono stati anni duri. Allora ero giovane, un mestiere non l'ho imparato, facevo quello che trovavo. Vediamo quando era giovane. Io posso solo dire che i miei genitori non mi hanno mai dato uno schiaffo, mi hanno sempre tenuto molto chiuso, specie mio padre. Mi guardava un po' troppo. Se arrivavo un po' tardi la sera, lui veniva a riscontrarmi. Mia madre invece un po' meno. Anche come famiglia eravamo un po' isolati, le persone erano un po' astiose con noi, non so perché. E insomma, se la madre aveva quell'atteggiamento. Mia madre era una donna molto religiosa, io invece non sono mai stato religioso. Addebito a ciò, cioè al comportamento dei genitori, il fatto di aver sempre avuto problemi di rapporto affettivo e relazionale con le persone, sia uomini sia donne. Sono sempre stato molto chiuso. Vediamo la figura paterna. Per la figura paterna leggiamo un confronto tra Colau, avvocato di parte civile, e i consulenti. Colau, professor Fornari, nel vostro esame avete potuto riscontrare quali erano i suoi risvolti psicologici nei confronti della figura paterna? Fornari, poca roba mi pare che ha detto del papà. Sì, il papà era severo, sì, era dipinto un po' come un rompiscatole, nel senso che papà lo tampinava, guardava a che ora usciva, a che ora rientrava. Lui ha questo ricordo, un papà un po' incombente, un po' noioso, uno che lo teneva chiuso, che non lo lasciava andare in giro. Vedete, questo è un tema su cui lui ritorna parecchie volte, di essere cresciuto molto isolato, in una situazione di grande chiusura,
perché il papà era severo e lo teneva sotto controllo continuo e la mamma era una donna molto religiosa e quindi gli diceva: mi raccomando, guarda quello che fai. In quel senso lì ce ne ha parlato, non altro. Insomma, teniamone conto di questi genitori oppressivi, i genitori oppressivi, il papà che lo teneva sempre in casa e la madre molto religiosa che non so io cosa gli dicesse, ma insomma anche lei faceva la sua parte. Poi vedremo che c'è un episodio che Lotti raccontò che riguarda la sfera sessuale. Colau, quindi un padre oppressivo che con la sua personalità può aver contribuito a creare questo soggetto così come ce lo troviamo davanti oggi. Fornari sì, spesso in questa tematica dell'identificazione sessuale e sociale di una persona il ruolo del padre e della madre è fondamentale, determinante. Un padre troppo duro, troppo severo, un padre castrante crea dei grossi problemi per quanto riguarda il senso e la sicurezza della propria identità sessuale. Come un padre troppo debole, femminilizzato, ipovirile, crea problemi di altro tipo. Si legge in perizia. Da ragazzo ero molto riservato e parlavo poco. Amici ne avevo a San Casciano, ma non di tutti mi fidavo e non è neppure che ne avessi tanti. Un po' scherzavo e qualche volta mi arrabbiavo, non sono mai andato a ballare. E insomma, Lotti, anche per questa sua sfortuna di aver avuto due genitori così oppressivi, crebbe molto molto isolato, non era mai andato a ballare. Insomma, io mi ricordo che il fatto di andare a ballare, a miei tempi, non so adesso sarà una cosa normale, ma a miei tempi era comunque un passaggio importante. Cioè aver ballato la prima volta voleva dire aver fatto un bel gradino e lui non lo fece mai, questo gradino, cioè non andò mai a ballare. Praticamente è vissuto in famiglia fino ai 26 anni, sempre in casa, dice lui. I miei non volevano che io uscissi di sera, specie mio padre, non so neppure io perché. Dopo la morte dei genitori è vissuto sempre da solo. Non ho mai avuto una casa mia. Una volta sono stato in affitto, ma poi mi mancavano i soldi. Per qualche anno è vissuto in una casa del padrone della cava in cui lavorava. Ma vediamole queste abitazioni di Lotti. Allora io qualche anno fa, quando ero incerto su dove Lotti avesse abitato negli anni 60, chiesi un estratto, vediamo qui il documento che mi mandarono, un certificato di residenza storico all'anagrafe di San Casciano, su Lotti. Ero convinto che non mi sarebbe stato risposto e come quasi a minimizzare la mia richiesta lo chiesi soltanto per gli anni 60 e invece mi risposero e mi mandarono l'estratto relativo soltanto agli anni 60, peccato, potevo chiederlo per tutto. Ma quello che dice il certificato è che negli anni 60 Lotti visse in via Cassia per Siena al numero 117. L'anno scorso, quando siamo andati a girare quelle scene che poi sono state utilizzate per quei video che abbiamo messo online, siamo andati a cercare questa casa di Lotti, in via Cassia per Siena, quello che è, ma non l'abbiamo trovata, non siamo riusciti a trovarla. La frazione era il Bargino, ma poi Francesco Cappelletti mi disse di andare in località Fornace, un poco più giù. E anche lì non siamo riusciti a trovare questa casa di Lotti, però invece c'è riuscito lui, perché nel suo video, lo stesso video che ho detto prima, vediamo quella che dovrebbe essere la casa di Lotti. Vediamo qui e vediamo qui. Questa dovrebbe essere la casa di Lotti negli anni 60 fino al 71, quando andò ad abitare in Borgo Sarchiani. In Borgo Sarchiani noi siamo andati a cercare la casa di Lotti, non era ben sicuro il numero, siamo andati al numero 41, poi ci hanno detto che il numero poteva essere il 28, ma insomma, poi nel 75 morì la madre, lui rimase comunque in Borgo Sarchiani fino a che, presumo, lo avessero sfrattato, era una casa in affitto quella, e a quel punto andò ad abitare a Ponte Rotto. Lui già lavorava da diversi anni alla Draga e i suoi datori di lavoro gli resero disponibile una casa semidiroccata nella quale lui andò ad abitare. Noi siamo andati anche lì a cercare questa casa non c'è più, sappiamo che non c'è più perché è stata ristrutturata. Proseguiamo con la perizia
Vediamo le dichiarazioni di Lotti sulle automobili. Le automobili che furono per lui un grosso passo in avanti e poi anche, diciamo, un suo interesse. Ha conseguito la patente nel 1978 all'età di 38 anni, dopo parecchie bocciature subite negli anni precedenti all'esame di teoria. La patente l'ho presa mica con tanta facilità, se non mi aiutavano non ce la facevo. Non mi andava più di andare con il motorino e poi con la macchina puoi andare dove e come vuoi. Mi piaceva guidare la macchina. Adesso ho un 131 Fiat 1600, di macchine ne ho avute tante. Una 850 Fiat Special bianca, una Mini Morris 1100 gialla, due 124 Fiat, una celeste e l'altra gialla, una 128 Coupé rossa, una 131 Fiat rossa 1300 e infine una 131 Fiat rossa 1600. Tutte macchine usate perché non avevo la possibilità di comprarne una nuova. Le macchine che più mi sono piaciute sono state le due 124. Allora, come dicevo all'inizio, in questo video ci fermiamo a queste notizie, diciamo, biografiche un po' di Lotti. Nel prossimo andremo a scoprire che cosa credettero di capire i consulenti della sua personalità. E a quel punto ci troveremo di fronte al confronto con quello che comunemente si pensa di Giancarlo Lotti. Tante volte nei giudizi che gli appassionati che lo ritengono lo scemo del villaggio scrivono, si legge andate a San Casciano a sentire cosa ne pensano. In effetti noi durante questa visita che abbiamo fatto lo scorso anno abbiamo chiesto a qualcuno cosa ne pensa di Lotti e in effetti abbiamo trovato che come minimo la gente di San Casciano ritiene impossibile che Lotti possa aver compiuto quei delitti, possa anche aver partecipato come compagno di merende, non solo come serial killer unico. Qualcuno pensa dice che Lotti era un bonaccione, qualcuno dice addirittura che era un po' ritardato. Vediamo alcuni di questi giudizi che abbiamo raccolto. Come personaggio se lo ricorda cosa faceva? Un personaggio abbastanza calmo, paciorcone. Ah. Ma lei non ci crede? Grasso. Non ci crede che possa essere stato? No. Secondo lei non c'entra niente? Io se sapete, sì, ma io sono stato, non si portava a cena, io sono stato a cena con i bagni, era un postino, con un altro postino proprio già morto, e si facevano bere e poi dopo si dava faceva le canzoni. E faceva le canzoni. Era un bonaccione, era gente. Ma no, non c'entra niente il Vanni non c'entra niente. È una possibile cosa in faccia a te. Io Lotti era una persona silenziosa. Sono quelle gatte sorde che non si sa cosa c'hanno dentro. Però, e poi posso dire ai genitori che sono stati anche interrogati, che Giancarlo Lotti era, come si diceva, un coglione. Perfetto. Era uno che si faceva portare per il naso, c'era una donna che gli prendeva tutti i soldi, cioè non era certo la mente, che ho detto il soldoni. Non era la mente, però secondo lei era impeccabile. Guardoni erano milioni, guardoni erano lui e altri. Anche Mario Vanni era personalità sotto zero, meno di zero. Già dalla moglie sua di buono si faceva mandare cioè sai questi uomini un po'. Sì. Poi c'era Giancarlo Lotti, Cantone, però sempre zitto. Ecco. Poi c'era un altro personaggio di Montefridolfi che lui, secondo me, il Pucci, lui secondo me non era nemmeno proprio normale. È un po' strano era quello lì, sì. Ma non ce lo vede allora a fare quelle cose lì? No. Ma insomma Giancarlo io lo conoscevo bene, San Casciano veniva. Ma e cosa pensa di Giancarlo? Dice di Lotti, insomma. Bonaccione? Sì, io non. Può dire che lo conosceva bene? No, che lo conoscevo bene no, perché io non ci sono mai, non l'ho mai frequentato al di fuori del lavoro. Personaggio taciturno, non molto espansivo, però a me la sensazione che mi ha dato è che
non era una persona, diciamo, come si può dire? Cioè dava la Non era a sensazione, posto. no, dava la sensazione, c'aveva dei momenti, se non gli tornava qualcosa che insomma, tu vedevi, però No, non è mai successo niente. Spieghi bene, che lo capi bene. Che gli posso dire? Cioè, non. Tu lo vedevi dallo sguardo. Cioè li conoscevo di vista, poi non c'ho... E lei vedeva Vanni, Pacciani, anche Lotti? Che si... Gianni non tanto, sì, Lotti stava sempre in cantina la sera, era facile vederlo. Ma c'aveva amici? Perché dicono che era uno che non aveva amicizie? Era un personaggio un po' strano, sì, un po' particolare, diciamo che aveva... Diciamo che qui siamo in un paesino, per cui comunque, pur non essendo amici, se ti trovi a bere un bicchiere di vino insieme, fanno gli amici, chiacchiere stanno fa, insieme. insomma. Quindi lui era sempre lì. E abbastanza anche Vanni, devo dire. Senta, ma questo Lotti che viene considerato lo scemo, perché Katanga, tutti dicono... sì, un po' strano era. È strano, però strano e scemo è diverso. Non era Allora- scemo, era tant'è vero che aveva la patente. Diciamo che aveva un tempo di reazione agli stimoli molto, molto più lungo di noi. Cioè, tipo, lui lavorava in draga. Sì. Una volta per scherzo gli misero un sassone, un pildorone nella tasca del cappello del pescatore. Sì. Non se n'è accorto, ha continuato a portarlo fino a che non gliel'hanno detto. Senta, volevo dirle, secondo lei, che lui fosse così credulone e tutto, non potrebbe essere un atteggiamento che lui aveva per nascondersi? No, lui aveva dei problemi. No, non era un atteggiamento. No, perché non riesce a mantenerlo poi tutta la vita, voglio dire. No, era semplicemente una persona, io non la so la sua storia, credo che avesse avuto problemi da piccolo anche, per cui è per quello, cioè ce ne sono tanti che usano poi, che imparano da piccoli, come si dice, se fa da grullo nessuno gli rompe le scatole. Sì, sì. Era così, aveva, ripeto, la cosa che saltava all'occhio era, a parte il muoversi, come tutte le persone molto grosse, quindi si muoveva, Un po' goffo. sì, era goffo, ma quello era dovuto alla mole, ovviamente. E poi la sensazione era che in realtà capisse molto più di quanto non volesse far sapere. Ah, e questa è una cosa importante. Però, allora. ma è tipico di quel tipo di persone. Lui aveva una grande voglia, un gran bisogno di socialità, quello si vedeva. E quindi si adeguava alla situazione. Diciamo, Gli andava bene quel ruolo alla fin fine, perché era quello che gli consentiva Sì, magari gli di... consentiva di stare insieme agli altri. Credo, poi ripeto, io non è che lo conoscessi bene. Giancarlo era difficile non vederlo in una montagna. certo. Era anche abbastanza alto? Sì, era ben piazzato. Nel prossimo video andremo invece a scoprire che cosa ne pensavano Fornari e Lagazzi. Vi saluto.